amici, oggi siamo qui per presentarvi uno dei piatti eccezionali. Molti di voi festeggeranno la sera di Natale e quindi ho pronte una serie di ricette. Ricordate, un solo video, 6-7 ricette tutte insieme, velocissime, facilissime, che potete fare tutti, ma chiaramente a base di pesce. Chi non festeggerà il Natale non è un problema, farà comunque una cena di pesce eccezionale. Vi insegnerò alcuni antipasti caldi, freddi e un primo, dopodiché basta, perché dopo c'è il panettone, dopo c'è la cioccolata, un sacco di cose, se no ingrassate troppo. Però se mi seguirete avrete delle ricette eccezionali. Chiaramente parliamo di pesce. Andiamo a vedere un po' quali tipi di pesce useremo e che cosa ci faremo. Dopodiché decidete voi quale ricettino, quale pietanza, quale primo, quale secondo fare, ok? Seguitemi. Io amo molto il pesce crudo, ma parlando di pesce crudo c'è niente da fare, sotto Natale bisogna farlo, che sia Natale o non sia Capodanno, comunque da quelle parti bisogna sempre procacciarsi un po' di buon pesce e cucinarlo in qualche maniera. No, il pesce non sono capace, non lo faccio, non so buono. Non vi preoccupate, basta che comprate il pesce buono, invece penso io a dirvi come lo dovete fare. 5 minuti, anche chi non è in grado di fare il pesce riuscirà a fare dei primi, delle pietanze, dei piatti che veramente da applauso, ok? Seguitemi, perché non dico stupidaggini e negli anni ci sono state numerose esperienze in questo settore. Quindi quello che vi dico sarà legge praticamente, non dovete cambiare niente, dovete fare esattamente quello che vi dico. Allora, preliminarmente faremo un paio di antipasti, 3 forse, 3 antipasti. Io adesso vi do il pesce, diciamo che ci riesce meglio, poi se trovate quel pesce ok, se no pigliate un altro pesce, tanto ve li indico tutti quanti. In descrizione troverete tutto, le quantità, le modalità, come trattarlo e tutto il resto, quindi le parole adesso lasciate perdere, guardate com'è la preparazione, poi ci adattate qualunque pesce abbiate trovato. Signori, sto parlando di pesce, io amo il pesce crudo, ma il pesce crudo deve essere buono, se no andiamo a finire all'ospedale. Quindi vi intossicate, non comprate il pesce, spendete un pochettino di più, poco ma buono, quindi andate in una pescheria di cui vi fidate e se fate le mie ricette crude, mi raccomando, il pesce deve essere o abbattuto oppure lo dovete prendere, congelare a basse temperature per almeno 3, 4, 5 giorni, anche 2 potrebbe bastare se state sotto i 24 gradi, oppure ve lo fate abbattere dalla pescheria. Mi raccomando, non prendete il pesce che è stato congelato 7 volte e ve lo mangiate crudo, perché dopo io alzo le mani, non so che dire. Al di là che già sul mio canale trovate dei video su dei pesci che oggi non trattiamo, ma che volendo potete usare quei video per farci gli antipasti. Adesso guardate queste ricette, se poi vi piace magari andate a vedere anche gli altri e usate le altre ricette. C'è tutto il video per fare esattamente la tartare di tonno, la spigola immarinata. Io adesso vi spiego altre marinature con altri pesci, però se volete ci sono anche gli altri. Farò una ricetta con un salmone. Questa è una cernia, un filetto di cernia che trovate un po' dappertutto, mi raccomando, stesso discorso di prima. Questo è un calamaretto, calamaro, che vediamo come farlo. Questo è un rombo, un filetto di rombo. Io vado in una pescheria, vi faccio fare tutti i filetti, quindi spine non ci sono, i vostri figli possono mangiarlo benissimo e vi darò delle ricette bellissime per poter fare queste cose. Allora, qui ci faremo 3 antipasti e un primo. Il primo cerchiamo di fare delle linguine con del pesce, che poi praticamente diventerà una cosa eccezionale. Cosa servirà? Serviranno intanto delle vongole. Se avete anche delle vongole, le vongole non fanno mai male perché sono sempre buone. Io uso i lupini, non le vongole quelle diciamo che cornute con tutto il coso. Preferisco i lupini, sono più saporiti, non si allevano, quindi non so che noi danno a mangiare la roba chissà che, e queste stanno solo sott'acqua
e sotto la sabbia, se ci stanno ci stanno, se ci stanno non sono allevate. Quindi questi lupini sono i migliori di tutti, i più saporiti di tutti, perché le vongole veraci o le altre vongole, quelle che vi pare, se trovate le telline allora andiamo proprio sul top, se non lo trovate pigliate delle semplici vongole, i lupini che sono buonissimi. Cosa servirà? Che vodka fa? Aglio, peperoncino, sedano, un cuore di sedano, della cipolla di Tropea, un'arancia, un limone, chiaramente per farle tutte queste, poi vi dico per ognuno che cosa servirà, delle mandorle, dell'uvetta, della rughetta, dei pinoli. Qui abbiamo del radicchio rosso che trovate e poi vediamo dove lo andiamo a usare. Non servono tutti per tutte le ricette, più o meno quello che ci servirà, poi andiamo a vedere come fare, ok? Allora, dopodiché serviranno delle erbette. Che vodka fa? Io le erbette le amo, e se ce l'avete servirà della mentuccia, della salvia, dell'erba cipollina, purtroppo si sta gelando tutto qua, e del prezzemolo e il famosissimo dragoncello. Andiamo a preparare il primo antipasto. Allora, per prima cosa però, prima di metterci a cuocere, mettiamo a fare le nostre vongole. Le vongole le mettete in una pentola con un pochettino d'olio, poco, un aglio, ci spremete un pochettino di limone e appena incomincia a soffriggere ci mettete le vongole. Le vongole le dovete tenere per pochissimo, come cominciano ad aprirsi le dovete spegnere, perché sennò si stracuociono e non sanno più di niente. Dopodiché le puliamo e passiamo il suo sugo, il succo. L'acqua delle vongole è buonissima per condire qualsiasi altra cosa. Quindi adesso andiamo a fare la prima cosa, è inutile che vediamo sul fuoco come funziona, avete capito. Allora, passiamo alla prima ricetta. La prima ricetta recita come salmone con le mandorle, rughetta e limone. Ecco qui, questo è un pezzettino di salmone. Andiamo ad affettare il salmone e vediamo come lo prepariamo. Il salmone, per fare il salmone avremo bisogno di un vassoio. Mi raccomando, non prendete i vassoi concavi, perché siccome ci deve rimanere il limone e deve soltanto bagnare la parte di sotto, il vassoio deve essere piano, una cosa piatta, e non ci deve avere incurvature. Quindi scegliete quello che vi pare. Io in questo momento sceglierò questo, perché praticamente mi serve un piatto di questo genere, piano. Io ne farò per 2 persone. Intanto le vongole si sono già aperte, 3 minuti si sono tutte aperte, quindi spegnete, lasciate là, fate raffreddare, perché dopo le dobbiamo pulire e ci torniamo dopo. Allora, cosa dobbiamo fare? In questo piatto, siccome per questa ricetta servirà, allora, mandorle, dove stanno le mandorle? Le mandorle è che qua. Servirà mandorle, dopodiché ci andiamo a mettere rughetta e qua la rughetta, un pochettino di rughetta, ciuffi di rughetta, praticamente la parte superiore, e un limone, eccolo qua, del succo di limone, bello, non trattato, mi raccomando. In questo caso serve il succo, quindi potete prendere il limone che vi pare, ma quelli non trattati sono sempre meglio. Comunque, detto questo, servirà del succo, non serve la buccia, quindi andiamo a prendere il limone e dopodiché che ci servirà? Basta, non serve nient'altro, tutto qua, facilissimo. Peperoncino e aglio, è inutile che ve lo dico. Allora, iniziamo. Cosa dobbiamo fare? In un vassoio, in un piatto bello lungo, andiamo a spruzzare dello sale. Guardate, il sale lo dovete mettere copiosamente, vi sembrerà strano, ma serve molto sale per fare questi marinati, quindi seguite un attimo qua, vedete? A questo punto qui sopra ci potete adagiare delle foglioline di rughetta. Io ve lo faccio in una maniera un pochettino più piccola, poi se avete un vassoio più largo non vi preoccupate. Ecco, andate a fare delle foglioline di rughetta, che è buonissima, la potete mettere intera o la potete... Ok, mi raccomando, siccome dopo andiamo a mettere anche le mandorle, non vi sbagliate a mangiare l'aglio al posto della mandorla, altrimenti è finita la serata, quindi... Però un pochettino d'aglio ci sta bene. Se proprio non vi piace proprio l'aglio, lo mettete intero e poi prima di mangiare lo levate, altrimenti vi sbagliate. Andiamo a tritare un pochettino di mandorle. Le mandorle sono praticamente quasi polverizzate, non è un problema. Le andiamo ad adagiare sul fondo del nostro piatto.
Ragazzi, questo sembra una cosa così, ma non sapete quello che state per mangiare. Spero che qui si riesca a vedere un po' tutto. Se non avete il frullatore per le mandorle, le tagliate a pezzettini, le tritate con un coltello, io mi impiccio e quindi preferisco usare sempre un tritatore. Ci andiamo a mettere un pochettino di limone. Perché lo andiamo a mettere subito? Perché il limone praticamente deve macerare la rughetta, infatti si deve un po' ammosciare, e far rilasciare alle mandorle il sapore dolciastro che poi andrà a finire su tutto il nostro salmone. Chiaramente se ce l'avete fatevi dare un pezzo tutto intero, perché è molto meglio, perché a quel punto invece di affettarlo in quel modo lo possiamo affettare in questa maniera. Trovate un coltello che tagli abbastanza e fate delle fettine fine in questa maniera, ok, molto fine, e lo andate ad adagiare sopra il nostro salmone, la nostra rughetta. Non vi preoccupate del sale, vi sembra che ci sia tanto sale, vedete come sto affettando? Basta che fate delle fettine fine, eccole qua, tutto il limone che sta sotto, dopo lo leviamo. Allora, il limone non ce ne va tanto, per cui se per caso ne avete messo troppo lo potete anche scolare. Il limone deve bagnare un pochettino tutto, ma non deve ricoprire il salmone, perché il salmone deve rimanere crudo sopra e sotto cotto dal limone. Questo è il nostro primo piatto, eccolo qui, bello, bellissimo, primo piatto. Fatelo stare mezz'ora, un'ora, in modo che si maceri un pochettino tutto, si cuocia tutto. Prima di servire mettete un velo di olio sopra, mi raccomando, olio di oliva buono, e servite questa specialità. Ecco qua, prima ricetta. Andiamo a fare la seconda. Allora, seconda ricetta facilissima. Allora, abbiamo degli splendidi calamari. Servirà calamari, del radicchio rosso, limone, un po' di pinoli, dello zenzero fresco, se ce l'avete, se no in polvere va benissimo uguale, e dell'uvetta pasta, che io sto facendo riprendere un pochettino, insieme a dell'aceto balsamico. Basta così, facile, sale, pepe, olio, va bene, lo diciamo, e vado a insegnarvi questa ricetta favolosa. Ci vogliono 5 minuti, nessun problema. Allora, il polpo, siccome lo mangiamo praticamente quasi crudo, ma il polpo crudo magari può non piacere, gli diamo una sbollentata di 1, massimo 2 minuti in acqua calda, dove abbiamo spremuto un po' di limone. Adesso prima ve lo faccio vedere tagliata come dovrebbe andare, e poi lo mettiamo a bollire dentro la pentola. Il calamaro lo affettiamo in questa maniera per lungo. Allora, abbiamo tagliato i nostri calamari a striscettine piccoline e li andiamo a sbollentare 1-2 minuti, mi raccomando, non di più. Acqua calda, un po' di sale, un po' di limone e se volete anche un po' di peperoncino dentro. Allora, nel frattempo che i calamaretti si danno una sbollentata, andiamo a preparare il vassoio, dove metteremo cosa ci andiamo a mettere il vassoio. Prendiamo il nostro bellissimo radicchio rosso. Il radicchio rosso è buonissimo ma è amaro, quindi vi invito a tagliarlo fino, perché in questa maniera prenderà sempre di più il sapore della nostra uvetta, che è dolce, e quindi si ammorbidirà senza rilasciare troppo l'amarezza e quindi la dolcezza, perché la dolcezza vince sempre sull'amarezza. Ecco qua, affettato tutto questo, lo adagiamo, mi raccomando, tutto quello che è stato fatto lo adagiamo sul fondo del nostro piatto che abbiamo scelto. Un po' di pinoli, ci andiamo a dare una grattatina del nostro zenzero fresco e a questo punto ci andiamo a mettere anche la nostra uvetta. Non esageriamo con l'aceto balsamico, perché sennò poi è troppo forte. Aggiungiamo del limone spremuto, qualche goccia, perché c'è l'aceto balsamico sotto, Dopodiché i nostri calamaretti che abbiamo fatto sbollentare per poco, vedete, praticamente sono ancora crudi,
e andiamo ad adagiare sul nostro composto. Aggiungiamo un po' di sale. L'olio in tutti questi preparati, in tutti questi antipasti, lo mettiamo alla fine, nel momento in cui stiamo portando a tavola. Non mettiamo l'olio prima, perché l'olio altrimenti impermeabilizza il nostro ingrediente e probabilmente non entrano i sapori dell'aceto, del limone e delle altre cose. Quindi lo fate stare per magari almeno un'oretta a riposare nel frigorifero. Quando sarà abbastanza impregnato tutto del sapore che gli abbiamo voluto dare, allora prima di portarlo a tavola lo condite con dell'ottimo olio e gli date una mescolata. Ecco qui il nostro secondo antipasto. Eccolo qui, lasciate macerare per almeno un'oretta in frigo, 1-2 ore, quello che volete. Prima di servire, olio e un po' di prezzemolo e buone feste. Allora siamo al clou delle nostre ricette. Facciamo il terzo antipasto che è uno spettacolo, ragazzi, è uno spettacolo e vi insegnerò a fare una ricetta molto semplice. Mi dovete solo seguire, stanno pochi elementi però sono determinanti, quindi facilissimo, la sanno fare tutto. Quindi ritorniamo sul famoso concetto che stiamo parlando di pesce crudo. Quindi questa ricetta, che è una tartare, la potete fare con tutti i pesci che hanno una certa gradevolezza, che non sono troppo salati, stopposi. Quindi va bene il dentice, va bene la spigola, va bene il tonno, va bene il rombo. Per esempio dei filetti di rombo sono eccezionali. In questo caso lo faremo con dei filetti di rombo che ho trovato al mercato, abbattuto, quindi si può mangiare crudo. Ma ripeto, se non lo trovate abbattuto, lo prendete, lo congelate, lo tenete congelato per qualche giorno, anche una settimana, poi lo scongelate, aspettate che si scongeli del tutto, lo scolate e andate a preparare questa ricetta. Se mi seguite vi insegnerò una cosa spettacolare. In questo caso ho trovato dei filetti di rombo, ho trovato dei rombetti piccolini, rombi piccolini, se avete ricordato la geometria quando era, oppure un pochettino più grandi. Non è un problema. Cosa vi servirà? Il pesce ci vuole. Poi scorza d'arancia, scorza di limone, cipolla rossa, un cuore di sedano, del peperoncino, mi raccomando poco, 1-2 foglie di famosissimo dragoncello, eccolo qua, una pianta eccezionale ma un po' amara, quindi ne dovete, se la mettete per dare del sapore dentro un sugo va bene, se la dovete mangiare tritata è meglio che ne mettete poca, quindi una foglia già basterà per fare la nostra tartare. Delle foglie di salvia che triteremo tutto, se ce l'avete la menta quella del mojito, che dico sempre, ve la fregate del mojito prima di fare il brindisi e la mettete qua, e delle foglioline di erba cipollina che ormai sta purtroppo ghiacciandosi qui a Roma perché comincia a fare freddino. Ci saranno due modi per preparare questa tartare: o fate un grande piatto dove inserite tutto quanto, girate e poi servite come vi pare nei piatti, oppure potete fare una specialità, una cosa eccezionale che adesso vi insegnerò, ma sapete fare, come con il coppa pasta, ma io vi insegno come farne una, poi dopodiché decidete voi come farla. Un cuore di sedano, io sto facendo la porzione per 4 persone, quindi voi regolatevi, tanto poi sulle ricette ve le do. Mettiamo del cuore di sedano, il cuore di sedano, quello non ci mettete la parte esterna che è un po' più sapida, quindi non va bene in questo caso. Le foglioline giallognole le mettiamo, qualche fogliolina di salvia, dragoncello, 3 di salvia, poi mettiamo tutto insieme, qualche fogliolina di menta, qualche pezzettino di erba cipollina, diciamo 3 fili che poi andiamo a tritare tutto insieme, e qualche rotellina della nostra cipolla rossa, se ce l'avete di tropea ancora meglio. Alla fine ci dobbiamo grattare un pochettino di scorza di limone. Quando grattate la scorza di qualcosa, fate vincere, prendete la grattugia con la mano destra e ci accarezzate praticamente la buccia dell'arancia
e del limone, perché se fate il contrario vince la forza dell'arancia e quindi andate a grattare anche le parti amare della buccia. Vi dovete fermare subito, guardate, immediatamente quando andate a grattare, e prendere soltanto la parte esterna. Mi raccomando, le arance e i limoni devono essere non trattate, se no vi mangiate la paraffina. Stessa cosa per il limone. Prima tritiamo tutto questo. Allora abbiamo messo in un vassoio, in un recipiente, tutto il nostro tritato. Per ultima cosa ci mettiamo la nostra tritatina di zenzero, perché nello zenzero fresco è buonissimo, quindi in qualsiasi tartare che fate vi ricordo che intanto l'olio lo mettete alla fine, ci mettete un pochettino di sale e una grattatina di zenzero sopra, fresco, è sempre buono e ci sta sempre bene, poco senza esagerare. Potete tagliare a striscioline fine il nostro filetto di quello che sia e poi lo ritagliate in piccole parti, in questa maniera. A quel punto avete già dei pezzettini mangiabili. Allora abbiamo finito di tagliare il nostro pesce, ci mettiamo del prezzemolo e incominciamo a girare. Il nostro pesce è buono crudo, quindi ci metteremo in questo caso solo qualche gocciolina di limone. Allora, poche goccioline di limone, continuiamo a girare, facciamo amalgamare bene il nostro composto, lo andiamo a impiattare come farebbe Barbieri, con un tavolo pulito più o meno, e lo andiamo a preparare in questa maniera. Se poi non avete il coppapasta o avete altre forme di coppapasta, magari se siete in pochi potete sbizzarrirvi, usare magari un pochettino di più. Facciamo questa preparazione. Considerate che mangiando questa roba non più di 50 grammi di pesce a testa, non fate di più perché poi alla fine non si mangia. Potete grattarci un po' di arancia, ci mettete un po' di olio, aspettate che l'olio penetri all'interno del pesce e avete fatto un'ottima tartare di quello che vi pare, tentice, spigola, tonnetto, in questo caso rombi, sono veramente buoni. Accompagnateli con un ottimo vino bianco, magari bollicine, e questo per noi è il terzo assaggio per la cena di Natale o non Natale, però la cena di pesce. Allora, riprendiamo, siamo giunti all'ultima, la quarta ricetta. Ammazza che video, 4 ricette in una, 4 in una. Dove trovate? Manco Barbieri fa così. Dunque, allora, questa è l'ultima ricetta, sarà un primo favoloso, speziato con erbette, con profumi eccezionali, sempre per la cena di Natale oppure della cena di pesce. Fate come vi pare, noi c'è il Natale, stava pure la renna, ecco qua la renna, abbiamo anche la renna oggi. Dunque, questa ricetta prevede semplicemente del pesce che abbiamo trovato, in questo caso cernia. Questi sono dei filetti di cernia. La cernia, oppure potete fare il dentice, oppure potete fare tutte le ricette che vi do di pesce. Alla fine se ci mettete un altro pesce va bene uguale, ma chiaramente quella che vi dico io è la meglio di tutti. Poi però se non trovate quel pesce comprate un altro e va bene, ce la potete adattare. In questo caso abbiamo dei filetti di cernia, ok? Ci servirà della pasta, in questo caso delle linguine, 3 persone, quindi 3 etti, dell'aglio, olio, è inutile che ve lo dico, peperoncino non serve, serviranno un paio di alici. E che cosa abbiamo fatto? Vi ricordate che avevamo delle vongole all'inizio? Avevamo delle vongole, se ce l'abbiamo ce le mettiamo, se non ce l'abbiamo le vongole non c'è problema, ci mettiamo delle vongole e dell'acqua di vongole. Questa acqua
filtrata dopo che avete cotto le vongole è buonissima per condire, per salare tutto. Ricordate, è molto salata, quindi non usate il sale, mi raccomando, ok? Anche nella pasta poco sale. Per finire serviranno delle erbette. E che vi pare che mi manchino le erbette? Allora, in questo caso abbiamo salvia. Ascoltate, siccome in questo caso dobbiamo dare sapore al condimento, le possiamo mettere intere a ciuffetti senza tagliarle e poi le togliamo prima di metterci tutto il resto. Quindi un ciuffetto di salvia, un ciuffetto di dragoncello che è ottimo per dargli il sapore, della mentuccia. Questa non è mentuccia romana ma è mentuccia, quindi prendete delle foglie e le potete mettere dentro. Peperoncino, come dicevo prima, è inutile che ve lo dico perché questo ci sta buono sempre, e quindi ce lo mettiamo e basta, abbiamo finito. Andiamo a preparare. Che cosa facciamo per prima? Prima cosa che facciamo è prendiamo il nostro filetto e lo tagliamo a fettine, a pezzettini, in modo che poi ce li ritroviamo dentro la pasta. Ricordate che in questo caso abbiamo scelto degli spaghetti, quindi dentro gli spaghetti noi ci possiamo trovare una salsiccia intera, quindi tagliamo a pezzettini abbastanza piccoli. Invece di fare così, tagliamoli prima per lungo e poi faremo dei dadini. Quindi tagliamo per lungo, tagliamo la nostra filetto di cernia e andiamo a tagliare i nostri dadini. Allora abbiamo tagliato i nostri dadini di pesce, di filetti di pesce, e ci spostiamo sulla cottura perché la cottura sarà velocissima. Intanto andiamo a mettere gli spaghetti, anzi le linguine, a cuocere. Ci vorranno circa 6 minuti. Mettiamo un pochissimo sale. Nella padella dove abbiamo messo, vi ripeto, vi faccio rivedere tutte le nostre foglioline, andiamo a far preparare la nostra alice. Ricordiamoci gli spaghetti, le linguine, che ci vorranno 3 minuti, perché praticamente poi le mettiamo a ripassare qui dentro. Prima di rimettere a passare qui dentro togliamo tutte le nostre erbette, però appena incomincia a soffriggere le nostre 2 alici incominciano a disgregarsi. Portiamo la nostra mentuccia. Vi ricordo che tutte queste erbette che vedete praticamente danno sapore al nostro olio, nel quale poi metteremo a soffriggere il nostro pesce. Vi ricordo che anche le alici sono salate, quindi mi raccomando, col sale non mettete troppo sale da nessuna parte. Possiamo incominciare a togliere le nostre erbette. Le erbette sono importanti, mi raccomando, se ce la lasciate qualcuno non è che sia un problema, si possono anche mangiare. Le nostre alici si sono dissuefatte, sfaldate, praticamente non c'è rimasto niente, solo quando c'è rimasta soltanto la lisca lo togliamo e possiamo mettere il nostro pesce. Ragazzi, mi raccomando, non ci saranno spine, quindi potete mangiarlo tutti questo. Ragazzi, questo è un primo eccezionale per primo dell'anno, l'ultimo dell'anno, come vi pare, a Natale, poi da Pasqua, a Capodanno. Alziamo un po' e facciamo scendere il nostro pesce. Non mettiamo vino, altre cose, perché potrebbero non servire e potrebbero dare anche fastidio. Una cosa molto semplice: facciamo soffriggere un po' e poi, indovinate, andiamo a stemperare il tutto con, vi ricordate le vongole che abbiamo fatto all'inizio, e l'acqua delle vongole. Intanto ci dobbiamo andare a mettere qualche vongola e ci aggiungiamo la nostra acqua delle vongole. Mi raccomando, ricordate che è sempre tutto molto salato. Facciamo finire di cuocere il nostro pesce insieme al brodo delle vongole, l'acqua delle vongole. Mi raccomando, passata con un passino, perché se c'è la sabbia poi roviniamo tutto. Appena pronto, meglio, gli spaghetti li cacciamo almeno un paio di minuti prima, sicuramente almeno un paio di minuti prima. Perché? Perché li dobbiamo ripassare nella nostra pasta. Non li scoliamo molto e facciamo mantecare tutto. Se vi accorgete che diventa un pochettino troppo secco, ci
ci aggiungete o l'acqua delle vongole se ce l'avete, o se no dell'acqua della cottura. Finiamo con un po' di olio Evo. Abbiamo finito la nostra ricetta. Il nostro piatto è pronto, eccolo. E che dirvi? Mi è piaciuto, ho fatto 3 antipasti e un primo. Vi auguro tanta felicità, tanta allegria, che sia Natale per una cena di pesce. Prendete queste ricette perché sono veramente buone, sono facili, ne trovate anche altri sul sito, sempre di pesce, che vanno benissimo per la sera di Natale o per una sera elegante insieme ai vostri amici. Il piatto è eccezionale, il profumo è uno spettacolo, che ve lo dica fa. Scrivete qualcosa, metteteci un like e saremo sempre qui per dei piatti facili che tutti possono fare. E sono un po' lungo non lo spiegare, però se non vi spiego esattamente che cosa dovete fare poi mangiate una schifezza. Purtroppo le ricette, quelle di 30 secondi, non servono a niente, non si capisce niente. Io vi devo spiegare quando togliere il pesce, quando metterlo, quando cuocerlo, quando friggerlo e quando fare tutto il resto. Quindi se vi sta bene, io sono contento che siete qua. Se non vi piace, mettete la ricetta da 30 secondi e andate su altre parti. Però almeno le ricette mie capite, quelle dell'altri, che ne so. Ecco qua, questa è l'ultima ricetta per questa giornata. Vi auguro ancora buone feste e arrivederci a tutti.